l'autunno ed è una delle mie stagioni preferite per quanto riguarda la ricerca di minerali grezzi nelle ghiaie alluvionali. Infatti lungo i fiumi italiani si possono ancora trovare oggi ingenti quantità di minerali grezzi, i quali una volta li trovaste di un bel colore e con una bella trasparenza potrebbero essere sfaccettati. Il mio obiettivo ultimo all'interno di queste prospezioni lungo questi fiumi gemmiferi. In particolare nell'arco di questo episodio andremo assieme a trattare di questi due setacci della marca XP, cosiddetta Explorer, una ditta francese la quale ha concepito questo setaccio per la ricerca di grezzi. Funzionerà anche in Italia? Andiamo assieme a scoprirlo. Questi tre strumenti venduti assieme nel kit premium si vanno a sistemare in questa maniera. Il piatto va nella porzione inferiore e accoglierà il sedimento più fine. Sopra si mette il setaccio per i minerali grezzi e sopra ancora si mette il setaccio invece per le ghiaie alluvionali. Tipicamente i minerali che potrete trovare nell'arco delle vostre avventure qui al fiume sono in generale dei minerali non molto di valore. Si parla infatti di quarzi di vario tipo, tendenzialmente dall'oialino in sostanza trasparenti fino a invece all'affumicato, in buona sostanza con un colore leggermente grigio scuro. Rara invece è l'ametista nel caso dei fiumi italiani. Ho già fatto invece molti video in merito al ritrovamento di ciottoli di giada giadeite piemontese, la quale invece è un contesto un po' diverso, nel senso che sempre si parla di fiumi gemmiferi, però abbiamo a che fare con dei veri e propri ciottoli. Invece nel video di oggi andiamo a trattare assieme quello che rimane nel secondo setaccio XP, quello a maglia più fine. Sempre con questo kit poi il materiale che va a finire nel piatto potete poi cercare delle pagliuzze d'oro, ma questo è un altro video ed è un'altra cosa. Alle mie spalle una cosiddetta punta gemmifera. Infatti in questo fiume non vi è molto oro, però vi sono dei minerali da collezione piuttosto che da taglio molto interessanti e talvolta degni delle proprie ricerche. In questo caso specifico si parla di granati, di spessartina, di piropo, piuttosto che anche di ciottoli giadeite. Quindi lungo questo fiume vale la pena cercare i minerali grezzi, i quali di solito sono quelli che si usurano meno, sono quelli di un colore più intenso e soprattutto un pochino trasparenti, e si vanno a concentrare in queste località dette punte gemmifere. In buona sostanza a monte abbiamo erosione durante le piene e proprio qua dietro abbiamo deposizioni minerali, quelli più densi e pesanti, che di solito coincidono con quelli più di valore, come per esempio il corindone, azzurro, zaffiro, rosso, rubino, granato di colore tendenzialmente rosso, arancione e talvolta si può anche trovare un po' di quarzo, perché no? Come funziona la concentrazione dei minerali grezzi al fiume? Ve lo mostro. Abbiamo infatti questi ciottoli quali sono stati depositati nell'arco dell'ultima piena. Solo l'acqua ha la forza di far rotolare e sistemare questi ciottoli. Nel nostro caso bisogna disgaggiarli, in buona sostanza spostarli e andare a ricavare spazio per la nostra escavazione di queste ghiaie. Avete capito bene? L'obiettivo delle nostre ricerche quindi sono le ghiaie, sedimenti circa di questa dimensione, si parla fino a circa 2 cm da 2-3 mm. Sotto i 2-3 mm è molto difficile sfaccettarli e sopra ai 2-3 cm fidatevi, è molto raro trovare dei grezzi di tale dimensione, chiamata anche pezzatura. Spesso e volentieri quindi avrete a che fare con questa situazione e guardate qua, siamo alquanto fortunati perché abbiamo trovato una vesuviana rossa proprio così a vista. Vi mostro passo a passo come si utilizza questo kit per setacciare, trovare e collezionare le ghiaie alluvionali, soprattutto quelle più colorate e interessanti per la vostra collezione. I setacci si mettono sopra il piatto e si va a disgaggiare il fondo del greto del torrente asciutto, prima rimuovendo i ciottoli. L'obiettivo è prendere e raccogliere queste sabbie ghiaiose e qua già si riescono a trovare qualcosa di interessante. Si utilizzano anche un altro paio di strumenti, uno scovolino che trovate al self, assieme a anche un altro strumento fondamentale, la paletta, la quale di nuovo per un paio di euro vi permetterà di raccogliere facilmente e agevolmente i sedimenti ghiaiosi da porre dentro i setacci. I setacci sono messi in colonna, prima c'è quello a maglia grossolana, poi c'è quello a maglia più fine. Il nostro obiettivo è quello di individuare i ciottoli più colorati. Ovviamente questa procedura andrebbe fatta in acqua, in quanto come vedete sono abbastanza opachi, quelli che andrete a individuare a secco. Ma in ogni caso è fondamentale scavare a secco se riuscite. In questa maniera sarà meno gravoso il lavoro. In Italia vi sono ancora molti minerali grezzi da scoprire. Tantissimi sono stati già i cristalli scoperti ed estratti in montagna, ma lungo i fiumi si possono ancora trovare oggi fantastici ritrovamenti e soprattutto in una maniera ecosostenibile ed ecocompatibile.
Infatti lungo i fiumi andrete a estrarre sedimento in ridotte quantità e solamente quei granuli considerati minerali grezzi di qualità dopo la vostra cernita, cioè dopo la vostra selezione, saranno quelli che andrete a collezionare. Tutto il resto lo lascerete al fiume e soprattutto ripristinerete i vostri scavi. Ecco perché io stesso amo moltissimo venire a fare ricerche lungo i fiumi, soprattutto lungo gli alvei, perché ogni volta non so bene che cosa posso imbattermi, in quale minerale nuovo o potenzialmente inedito può finire all'interno del mio setaccio. Prima vi ho raccontato passo passo come andare a escavare e setacciare i sedimenti che trovate in greto. Questa tecnica si chiama gem sieving, gem da ovviamente gemma e sieving da setaccio. Si necessita però di acqua, oltre che ovviamente di un greto alluvionale dove escavare sedimenti asciutti. L'acqua è fondamentale, o ve la portate o vi è direttamente in alveo. La seconda opzione è quella ovviamente migliore. Una volta in acqua andate a setacciare con forza e vigore i sedimenti che avete accumulato. Non accumulatevene troppo ovviamente. E con questo movimento che vi sto mostrando, al centro del setaccio si individueranno e si concentreranno i minerali più densi e pesanti, che successivamente con un filo di luce potete andare a individuare facilmente. Spesso vi imbatterete in minerali incogniti. Fosse questo il caso, mi raccomando di iscrivervi per mail, ma guardate questo minerale che cosa ne è uscito. Un bellissimo cabochon forma goccia. Ma invece questo minerale lo andremo a vedere successivamente, sempre all'interno di questo video. Analizziamo adesso con più attenzione il setaccio della marca XP. Questo setaccio infatti è molto interessante per la vostra prima ricerca, il vostro primo approccio in questo fantastico mondo che è la ricerca di minerali grezzi lungo i fiumi italiani. Ma c'è un piccolo ma. Infatti questi buchi, sostanzialmente la maglia di questo setaccio, spesso e volentieri non è adatta a un contesto alluvionale come quello che di solito conduco le mie ricerche. In poche parole questo setaccio sarà ottimo per le vostre ricerche per quanto riguarda la ghiaia, ma non molto per quanto riguarda i grezzi, per la sfaccettatura soprattutto, per la collezione o per formare dei veri e propri lotti da aggiungere alla vostra collezione o da vendere in fiera. Quindi questo setaccio per quanto riguarda la ricerca di ghiaie è promosso, ma per quanto riguarda le ricerche invece di grezzi minerali a taglio diciamo che è bocciato. Andrò in futuro a descrivervi quale secondo me può essere il setaccio adatto per questo genere di argomento, cioè la setacciatura delle gemme lungo i greti dei fiumi. Un anno fa circa ho prodotto un video in merito al tutorial di come si utilizza questo strumento per la ricerca di minerali, ma da un anno, da quando ho acquistato questo kit, devo dire che comunque sono rimasto molto sorpreso, soprattutto per quanto riguarda la ricerca dell'oro, ma è diciamo stato bocciato per quanto riguarda la ricerca delle gemme grezze, soprattutto quelle più fini, quelle più trasparenti e quelle più colorate, le quali tipicamente con questi fiumi sono attorno ai 4 mm in diametro e purtroppo passano all'interno delle maglie del setaccio. Inoltre nelle prossime settimane ci sarà il lancio del mio primo videocorso per quanto riguarda la ricerca, il ritrovamento, la formazione di lotti, la vendita, la valorizzazione, piuttosto che la sfaccettatura di gemme che si possono trovare o sto grezzo diffuse all'interno di queste ghiaie alluvionali. Non utilizzeremo questo setaccio, sarà comunque un setaccio preso ad esempio in quanto una marca commerciale, ma vi insegnerò a utilizzare un altro setaccio, il quale viene invece utilizzato in Indonesia, in Mongolia, in Brasile, in tutte quelle aree del globo assieme all'Africa, dove la ricerca di minerali grezzi lungo i fiumi è veramente un lavoro. Se foste curiosi quindi di questo videocorso, mi raccomando di contattarmi, qua sotto trovate la mia mail in descrizione al video e anche qua sotto nel video in questo momento appare la mia mail, perché nei primi giorni di prevendita il prezzo sarà inferiore del videocorso e troverete anche, oltre che videocorso, un fantastico kit che vi permetterà anche a voi per la prima volta di cercare e trovare il vostro primo minerale. Vi ricordate il minerale che prima vi ho lasciato il fiato sospeso? Ecco,
Si tratta principalmente di un vetro, un rifiuto qualsiasi, il quale però vale la pena collezionarvi perché voglio dimostrarvi che attraverso il mio laboratorio, attraverso soprattutto la sfaccettatura, competenza, conoscenza e passione, si può effettivamente produrre una gemma. Da un vetro, il quale non è nient'altro che un rifiuto alluvionale, con un taglio smeraldo si è riusciti a ricavare questa gemma, la quale è una dimostrazione di come un rifiuto può diventare qualcosa di bello con effettivamente competenza. In questo video abbiamo imparato moltissime cose. Infatti ci sono delle marche commerciali le quali producono dei veri e propri setacci per la ricerca dell'oro e più o meno questi possono anche essere utili per la prima ricerca, il primo approccio per quanto riguarda la ricerca dei minerali. In ogni caso, in questo anno in cui ho testato e provato ogni mia escursione, ogni mia prospezione, i piatti XP, devo dire che sono rimasto molto soddisfatto della loro fattura, del loro materiale, della loro funzione per la ricerca dell'oro. Questo è il loro obiettivo principale, cioè l'obiettivo per cui sono stati prodotti, anche concepiti proprio il loro design, non la ricerca dei grezzi, i quali invece andremo ad approfondire con altri strumenti nel prossimo futuro. In ogni caso io vi rimando ulteriori video su questo argomento, su questo canale, ma nel momento in cui foste interessati a venire a provare anche voi questo genere di esperienza, questo genere di avventura, mi raccomando di iscrivervi per mail perché organizzo anche escursioni guidate al fiume dove i minerali che troverete potrete collezionarli.